Le notizie continuano a circolare nonostante questa settimana di pausa della MotoGP prima del Mugello, dove vi ho già detto che sarò presente sul posto, quindi per non perderti i video che usciranno da lì, iscriviti e attiva le notifiche così non ti perdi nulla, perché anche 2 giorni fa è uscito un video dove si parla di mercato e non solo. Ma rimani fino alla fine perché anche oggi dobbiamo parlare di molte cose e il rischio polemica è sempre alto. Allora, iniziamo con le notizie dell'ultima ora, belle fresche. Una riguarda la KTM con l'amministratore delegato Gottfried Neumeister che ha rilasciato un'intervista a Speedweek annunciando che KTM continuerà a gestire in autonomia il proprio reparto corse. Una notizia certamente rassicurante dopo tutto il casino che è scoppiato e anche per l'avvicinamento e interesse da parte di investitori esterni che volevano rilevare la parte racing. Una grossa mano l'ha data, come sappiamo, Bajaj, il nuovo azionista di riferimento della casa austriaca, che ha deciso di non vendere una quota del reparto corse, quindi dando un segnale molto forte di stabilità. Infatti, secondo il CEO, il gruppo ha ritrovato una buona forza finanziaria per permettersi il motorsport ufficiale e non solo, ma anche per investirci. Ve lo ricordate Niccolò Antonelli? Per 10 anni lo abbiamo visto correre nel mondiale Moto3 con 4 gare vinte per poi passare in annate non facili in Moto2 dal 2022 in poi Supersport nel 2024 e 2025. Bene, dopo un periodo di allontanamento ritorna nella VR46 Riders Academy, lui che appunto era uno dei tanti giovani dell'epoca sotto l'ala di Valentino Rossi, ma non torna in veste di pilota ma in quello di coach. Si occuperà infatti della crescita dei nuovi ragazzini che Valentino ha deciso di prendere negli ultimi tempi: Matteo Gabardini, il figlio del capotecnico per chi non lo sapesse, Lorenzo Pritelli e Leonardo Casadei. Li seguirà nel Moto Junior e negli allenamenti. L'annuncio è stato dato direttamente dal profilo Instagram dell'Academy. Iniziamo ad addentrarci nelle notizie più intriganti e scottanti. Allora, nelle ultime settimane è circolata la voce di un possibile inserimento del circuito cittadino di Miami nel calendario della MotoGP, quello dove corre la Formula 1. No, God, please, no, no! Uno degli obiettivi da conseguire dei nuovi proprietari è quello di aggiungere una seconda gara negli Stati Uniti, che ci sta, dato il grande mercato disponibile in termini di business e visibilità. Penso che sia una scelta giusta, a patto che il circuito sia solo per le moto e che venga messo al posto di una gara spagnola e non di altre. Perfetto. Già dopo i dubbi che ci sono su Adelaide, che verranno sciolti l'anno prossimo, su Miami attualmente non ce ne sono, perché va bene pensare di modificarlo per le vie di fuga a norma, ma è assolutamente impensabile perché al momento è un circuito cittadino da Formula 1 dove le moto non possono assolutamente correre. C'è stato anche un sopralluogo, da quanto sembra, della dirigenza del MotoGP Sports Entertainment Group sul circuito di Miami, così come lo faranno anche su degli altri. Ma già solo l'idea, se ci dovesse essere, a mio parere folle, di andare a correre a Miami, per il momento è accantonata, perché le voci su Miami e la MotoGP riguardano la presentazione della stagione 2027. Lo fa sapere GP1. 2 anni fa la presentazione stile Formula 1 è stata fatta a Bangkok, quest'anno a Kuala Lumpur, e da quanto sembra dall'anno prossimo si cambierà continente e si sceglierà di iniziare a entrare nel mercato degli Stati Uniti. E penso che partendo così sia una buona opzione per attirare gente, così come ho detto che ci sta a fare un altro GP in America con le dovute norme di sicurezza. Penso che si andrà per gradi e Liberty Media avrà detto: intanto pensiamo a far conoscere bene la MotoGP alla gente, agli americani, poi pensiamo al circuito. Non parliamo di Laguna Seca, ma non perché non mi piaccia, anzi è una pista fantastica, storica e sarebbe bellissimo riaverla, ma con le MotoGP di oggi super potenti è impensabile in termini di sicurezza correre lì. E poi soprattutto per una cosa che non si dice ma che oggi conta moltissimo per l'audience sul posto. Laguna Seca si trova a circa 12 km da Monterey, quindi vicino a una città e assolutamente comoda, ma molte testimonianze dicono che tutte le volte che si è corso a Laguna Seca non c'è mai stato un vero interesse della gente sul posto ad andare a vedere la gara, che le persone, nonostante la vicinanza ad un grande evento, non siano mai state interessate alla MotoGP. Poi sicuramente parliamo di molti anni fa e le cose cambiano da un momento all'altro. Era solo per dire che uno dei fattori molto decisivi per introdurre un circuito nuovo o mantenerlo per i prossimi anni in MotoGP sarà la vicinanza alla città che faciliterà lo spostamento dei cittadini. Infatti Adelaide è entrata anche per quello.
Saranno sicuramente lavori logistici a costi importanti e in date ristrette, perché a inizio stagione la MotoGP deve fare le presentazioni delle singole squadre, i test in Asia, fare queste eventuali presentazioni in America, quindi spostarsi dall'altra parte del mondo e iniziare la stagione a marzo molto probabilmente, quindi la pausa invernale non sarà molto lunga, poi quest'anno si finisce anche a dicembre, dunque lo stress e la pressione continua ad aumentare a dismisura. Ma non finiscono qui le sorprese sulla nuova MotoGP del futuro. Secondo quanto raccolto da motorsport.com, ci potrebbe essere una modifica sul regolamento già a partire dalla prossima stagione, quella del 2027, ovvero quella di eliminare la seconda moto nella MotoGP e che ce ne rimanga solo una, come lo è sempre stato in Moto3, Moto2 e anche la Superbike. Poi nelle derivate, se si va nel dettaglio, si nota che ci sono due moto, una omologata per correre e l'altra no, che viene portata ma tenuta da parte come muletto e che può essere presa solo quando l'altra in caso ha subito danni irreparabili tipo al telaio durante il weekend. È un'iniziativa, sempre secondo da quello che si legge, che nasce su proposta dei costruttori, per un fattore di costi ovviamente, per ridurre gli investimenti, quindi anche questo potrebbe essere un tema di cui stanno parlando Liberty Media e le case in questo famoso contratto 2027-2031 che ancora non è stato firmato. E l'altra cosa che viene in mente è quella che ho messo nel titolo. Se venisse modificata veramente questa regola dove si passa da 2 a una moto, possiamo dire addio alla vecchia formula del flag to flag. Niente cambio moto, ma un vero e proprio pit stop che andrebbe a nozze coi team radio che Liberty Media vuole introdurre per avvicinarsi sempre di più con la Formula 1. Il pit stop cambio gomme credo sia già avvenuto in Superbike, ma non è mai successo in Moto3 e Moto2. Questo anche per dire che le gare flag to flag sembra proprio destino che accadono solo in MotoGP, proprio perché cioè è destino che debbano accadere solo lì perché il main event è la gara principale e lì sono il meteo e la natura che decidono, non gli organizzatori se far piovere o no. L'ultimo tema di cui parliamo oggi è un mercato segreto di cui si parla poco ma che sta dietro le quinte. Non è quello dei piloti, non è quello dei capi tecnici, ma è quello degli sponsor e delle bibite energetiche. Perché in MotoGP attualmente non ci sono tanti sponsor, alcuni grandi ci sono ma sono pochi, Red Bull, Monster e Lenovo, e uno degli aspetti su cui si dovrà concentrare Liberty Media nel futuro sarà quello di portare molti sponsor grandi in MotoGP come marchi globali, aziende multinazionali anche fuori dal classico mondo motorsport che possano investire sul sistema come è successo in Formula 1. Perché ad oggi i piloti, così come gli sportivi, sono veri e propri brand e aziende dove lo sponsor investe su di lui singolarmente, non sull'intero sistema. Per il futuro una chiave di volta importante per Liberty sarà appunto attirare nuovi sponsor per il campionato intero. E una delle principali case che al momento non ha un main sponsor ma solo alcune realtà piccole tra virgolette ma importanti che è in testa al mondiale è l'Aprilia, e che proprio adesso che sta vincendo e può aprire un ciclo ha l'occasione per attrarre uno sponsor principale che metta le palanche e che possa aumentare gli investimenti. E Noale coglie l'attimo, perché sempre motorsport.com ha fatto sapere che Monster Energy diventerà title sponsor da subito, con effetto immediato a partire dal Mugello, a quanto sembra, con un contratto sino a fine stagione, ma c'è la volontà di essere allungato anche per il futuro. C'è un conflitto di interessi però, perché Bezzecchi va bene, un pilota Monster, ma Jorge Martin un pilota Red Bull. Vediamo cosa succederà e come si sono messi d'accordo. Una possibilità sarebbe quella di lasciare Red Bull per Monster, oppure fare come ha fatto Marc Marquez di sospendere l'accordo con Red Bull una volta che è andato in Ducati e non firmare con nessun'altra bevanda energetica. Questo porta sicuramente a degli incastri su dove possono andare Red Bull e Monster. Avevamo parlato in un video tempo fa di come Monster lascerà o ridurrà la sua presenza in Yamaha dal 2027 perché il contratto scade quest'anno e che si separerà anche dalla Ducati in Superbike. In MotoGP sembra che Monster e Ducati abbiano un accordo valido fino alla fine del 2027 e vediamo se verrà prolungato, quindi questo rende molto difficile immaginare Red Bull sulle Ducati ufficiali già dal prossimo anno, a meno di una risoluzione anticipata fra le parti. Bisognerà quindi vedere con l'arrivo di Pedro Acosta cosa succederà, perché lui è legato alla Red Bull, anche se sembra essere un rapporto diverso quello fra Pedro e la bevanda, perché sarebbe stato costruito soprattutto attraverso
attraverso il contratto con KTM, non come accordo diretto fra il pilota e il marchio. Monster farebbe bingo con Aprilia perché le prospettive future sono migliori con Noale invece che con Yamaha, e poi perché ha già Bezzecchi come pilota e arriverà Bagnaia che è già con loro. Mentre Red Bull, oltre ad avere i suoi piloti, è molto presente con KTM, ma non si sa ancora se ci sarà con Tech 3, e con la crisi finanziaria della casa austriaca la Red Bull ha ridotto il proprio contributo economico dopo aver pensato anche di lasciare il progetto. Quindi lo scacchiere è questo per i title sponsor: Monster lascia Yamaha per Aprilia e Red Bull potrebbe continuare con KTM ma con meno peso economico, e allo stesso tempo osservare scenari futuri legati a Ducati o Honda. Abbiamo toccato molte tematiche interessanti in questo video, dunque fammi sapere la tua nei commenti, che è sempre importante, così ci confrontiamo. Iscriviti attivando la campanella delle notifiche, così ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!